Questa lezione è solo un estratto di una lezione integrale che potete richiedere cliccando nel primo link in descrizione. E dal 1382 il governo è nelle mani di alcuni signori, prima saranno gli Albizzi, poi i Capponi, poi gli Strozzi e poi lo sapete anche voi, un ruolo fondamentale lo avranno appunto i Medici che abitarono il palazzo fino ancora oggi, lo sapete, il palazzo è sede del governo della città, diciamo, del comune risiede il sindaco. Questa è Piazza del Campo, la pavimentazione fu iniziata nel 1327 e terminata nel 49, praticamente 22 anni dopo, e c'era il governo appunto dei nove. Per questo presenta nove spicchi e qui si porre anche il famoso palio, no, a Siena. Io qui vi ho messo a confronto Firenze e Siena per farvi vedere come hanno molte cose in comune, perché entrambi hanno la torre, la presenza dell'orologio, di meriature, c'è una piazza antistante, però qual è la differenza? Per esempio a Firenze è costruito in pietra, mentre a Siena è costruito in mattone, marmo e pietra. Poi abbiamo anche che sono iniziati entrambi nello stesso periodo, abbiamo detto, però sicuramente la torre del Mangia è molto più slanciata perché la torre di Firenze arriva a 95 metri, quella del Mangia arriva a 102, quindi sono ben 7 metri in più. Per esempio a Firenze ci sono solo bifore, mentre a Siena troviamo anche le trifore, quindi con tre aperture, no? Troviamo ampie porte e finestre al piano terra, cosa che non avviene per esempio nel Palazzo Vecchio. La piazza è divisa a spicchi, abbiamo visto, mentre la piazza di Firenze addirittura era pavimentata in cotto, come possiamo vedere in un dipinto quando venne giustiziato appunto il Savonarola. E poi, per esempio, a Firenze è presente anche un ballatoio, poi ve lo mostrerò, e la facciata però a Firenze ha una sola altezza e non ci sono finestre piano terreno a Firenze e la facciata, vi dicevo, ha una sola altezza, mentre a Siena il palazzo pubblico ha altezze diverse. E gli ho scritto qui un confronto sintetico, le caratteristiche sin da subito che dovete mettervi in mente. A parte la costruzione iniziata nello stesso periodo, le funzioni sono diverse perché mentre a Firenze è stata sede del governo, ma poi è diventata, vi dicevo, la residenza della famiglia Medici, che addirittura quando trasferiscono il palazzo, diciamo, dove abitano in Pitti, fanno un camminamento, un corridoio proprio per poter, il corridoio vasariano, appunto per poter essere collegati, no? E quindi trasferiscono poi la residenza in una reggia magnifica, mentre a Siena è rimasta sede del governo appunto dei Nove. Quindi a Firenze è simbolo di un potere che è in mano ai medici, di una diciamo autorità centralizzata, mentre per quanto riguarda il palazzo pubblico è espressione proprio della sovranità popolare e anche del buon governo. L'architettura quindi, quella di Firenze, è molto più austera, molto più imponente, quello del Palazzo Pubblico è molto più ariosa, equilibrata, più elegante. Alla fine il messaggio che ne esce fuori è: guardando e visitando Palazzo Vecchio, se lo avete visitato, vi sarete resi conto come veramente è una celebrazione a tutti gli effetti del potere e della grandezza della famiglia Medici. Mentre se vi capita o avete già visitato appunto il Palazzo Pubblico, vi renderete conto come sia espressione proprio di una giustizia, di una partecipazione popolare, un'espressione proprio del popolo e del governo del popolo. Iniziamo prima da Siena. Questa è la veduta aerea di Siena con la piazza del Duomo, lo vedete è distante, come a Firenze non si trovano nella stessa piazza, e a poche centinaia di metri comunque sullo sfondo vedete Piazza del Campo. Ecco il Palazzo Pubblico, conosciuto anche come Palazzo appunto comunale di Siena, che governarono in nove. L'unica parte sporgente del palazzo è questa cappella di piazza, la facciata molto particolare, scandita diciamo su più ordini, vi dicevo vedete trovate anche le trifore, non solo le bifore, qui trovate anche la cappella di piazza e la torre del Mangia. La torre del Mangia, vi dicevo, alta 102 metri e simboleggia praticamente la supremazia del popolo. E
deve il suo nome a Giovanni di Balduccio, che era noto per essere un campanaro, po' scialacquatore, uno che spendeva parecchio, no? E quindi gli dettero il nome di Mangiaguadagni, siccome era il campanaro della torre, e quindi è stata chiamata la Torre del Mangia. Per questo a Firenze è semplicemente la Torre di Arnolfo. All'interno ci sono decorazioni importantissime, soprattutto straordinari sono gli affreschi del buono e del cattivo governo, fatti da Ambrogio Lorenzetti, ma troverete all'interno anche molti altri artisti che vi lavorano, come Duccio da Boninsegna, Simone Martini, il Sodoma, il Beccafumi. Capirete che è veramente un gioiello e soprattutto, ecco, ci colpisce anche la facciata che è composta, vedete, da quattro ordini. Il corpo centrale e poi ci sono le ali laterali, no? Vedete, poi ci sono tutta una serie di arcate, di portali, cosa che a Firenze appunto manca, perché Firenze è proprio un blocco cubico e anche i materiali, avete visto, sono diversi. In facciata si trova anche lo stemma di San Bernardino. Bernardino da Siena, lo sapete, è un predicatore, predicò tanto che il suo stemma è qui riportato col trigramma legato a Cristo. Questo simbolo che vedete col sole raggiato, no? E vi faccio vedere ancora più da vicino, vedete qui si vedono bene i materiali che sono mattoni rossi, accanto ci sono queste bifore e qui è interessante perché vedete un'opera di Sano di Pietro che ci mostra la predicazione di San Bernardino proprio in Piazza del Campo. In Piazza del Campo, alla metà del 400, praticamente si vede benissimo il palazzo così come è costruito con la torre, con lo stemma ancora come lo vediamo oggi e la parte sotto vedete la cappella di piazza che ora vi vado anche a mostrare. È questa, la cappella di piazza, è un tabernacolo marmoreo, vedete che un po' sporge, è proprio alla base della Torre del Mangia, si trova appunto in Piazza del Campo, e venne edificata questa cappella per ringraziare la Vergine Maria del pericolo che aveva scappato la città con la peste nera, che aveva colpito proprio appunto la città nel 1348. E andremo ora a visitare comunque l'interno. Per accedere al palazzo si passa da questo cortile del Podestà, dove troviamo appunto tutti gli stemmi dei Podestà, con antichi stemmi, diciamo, che dovevano essere affissi appunto sulla facciata, come capita di vedere in molti palazzi, appunto le stemme delle famiglie. Il governo dei Nove è un governo di persone che si susseguono al governo della città in tempi relativamente stretti, proprio per dare una garanzia di imparzialità.